Scusate, non vi avevo sentiti. Scherzo, non è neanche collegato. Benvenuti. L'argomento del video di oggi è proprio la musica. Prima di cominciare non dimenticatevi di mettere un mi piace, se vi piace il video ovviamente, lasciatemi un commento e andate a vedere i link al mio Patreon per supportarmi e avere dei video extra ogni settimana o il link al mio italki per fare delle lezioni private di italiano con me. Continuiamo. Dunque, credo che chiunque si sia mai avventurato nell'apprendimento di una lingua straniera abbia sentito almeno una volta lo stereotipo o comunque il luogo comune secondo il quale la musica sia una cosa molto importante per imparare le lingue straniere. Una delle prime cose che tutti fanno quando cominciano a imparare una lingua straniera è trovare dei musicisti da ascoltare in quella lingua. No, stai imparando il norreno antico? No, ti devo assolutamente consigliare qualche musicista che devi sentire, è troppo importante. Insomma, penso che sia un'idea abbastanza diffusa che ascoltare dei musicisti che fanno musica cantando in una certa lingua sia uno degli step essenziali all'inizio per imparare questa lingua. Ma quanto c'è di vero? Secondo me qualcosa di vero c'è, perché tutti i luoghi comuni hanno un fondo di verità. Quindi cominciamo con le ragioni che potrebbero spingere una persona a cercare dei musicisti che cantano in una certa lingua, quando cominciano a imparare questa lingua, e vediamo anche le ragioni per cui è utile. Intanto, può essere utile perché riascolti tante volte. Repetita iuvant, no? Come ho detto in uno dei miei ultimi video. La ripetizione è la madre della conoscenza e il fatto che le canzoni abbiano una melodia spesso anche orecchiabile chiaramente rende molto più facile la memorizzazione di quello che viene detto nel testo e a volte quindi senza neanche rendercene conto ci troviamo con tutte queste frasi, questi versi, questi ritornelli che ti entrano nella testa e non se ne vanno mai più, belli solidi e cementificati nella memoria, come non siamo mai riusciti a fare studiando per ore. E invece non abbiamo la sensazione di aver studiato né di aver fatto fatica perché ascoltare la musica è un piacere per tante persone. Non per tutti, ma per tanti. Poi la musica può essere utile per creare un legame affettivo con la cultura in cui si parla la lingua che vogliamo imparare. A volte può essere veramente difficile imparare una lingua con la quale non abbiamo alcun tipo di legame affettivo, né con la lingua stessa né con la cultura, di cui quindi non ci importa molto. Ma alcune volte dobbiamo magari imparare una lingua perché ci serve. O semplicemente abbiamo deciso di impararla e ci siamo incaponiti, ci siamo intestarditi e adesso cascasse il mondo dobbiamo impararla. E la musica può essere un ottimo punto di accesso a una cultura, o perlomeno può essere comunque una piccola finestrella da cui spirciare dentro e cominciare a capire com'è, come funziona, cominciare ad apprezzare quello che succede dentro. E proprio per questo, secondo me, può essere anche utile per capire alcuni elementi culturali. Cioè, secondo me, la musica spesso trasmette il carattere di un popolo. Pensate che un qualsiasi altro paese, oltre all'Islanda, sarebbe mai stato capace di partorire dei musicisti come Björk e i Sigur Rós? Assolutamente no. O, per quanto riguarda l'Italia, secondo voi ci sono altri paesi che avrebbero potuto dare vita a musicisti esattamente come De André, Lucio Dalla, Battisti, eccetera? O anche addirittura banalmente Gianni Morandi, che sì, è un musicista un po' meno serio, ma secondo me ha un carattere molto italiano. Un altro aspetto da non sottovalutare, secondo me, è che ascoltare la musica in una certa lingua straniera che stiamo imparando aiuta a sviluppare un legame
psicologico, un'associazione psicologica positiva a questa lingua. Perché non è da sottovalutare? Perché se ci approcciamo all'apprendimento di una lingua nel modo sbagliato, quindi vedendolo come un compito, come un lavoro, come qualcosa di faticoso, può diventare una cosa noiosa e fastidiosa che siamo demotivati dal fare. Se invece ascoltiamo musica in una certa lingua straniera che stiamo imparando, quella musica ci darà quella quella botta di dopamina, quella sensazione gradevole, stupenda che ci dà la musica, che ci farà percepire quella lingua positivamente. E l'ho detto tante volte in passato, sentirsi ispirati e motivati ad imparare una lingua è una cosa essenziale, perché il processo di apprendimento di una lingua straniera non è una cosa rapida, non è una cosa che dà soddisfazioni continue, anzi c'è tanto lavoro e le soddisfazioni sono relativamente rare, quindi abbiamo bisogno di questo tipo di cose che continua a tenerci legati a una lingua. Ma ora vediamo perché ho delle riserve sull'efficacia della musica come strumento di apprendimento di una lingua straniera, o comunque ho riserve su il livello di importanza che le viene conferito, che le viene dato nell'apprendimento delle lingue. Intanto, per svariati aspetti, la musica ha un linguaggio insolito e particolare, sia in termini di pronuncia che in termini di parole ed espressioni che vengono usate. Per quanto riguarda la pronuncia, sicuramente ogni cantante mentre canta deforma il modo in cui pronuncia alcune parole, storpia alcune vocali, alcune consonanti. In più, spesso per questioni di ritmo, di aderenza al ritmo e a una certa metrica, si cambiano delle cose, si rompono delle regole grammaticali, si usano delle licenze poetiche. Che cosa sono? Sono delle concessioni che vengono fatte ai poeti o a chi scrive i testi delle canzoni dal punto di vista grammaticale e linguistico, permettendo loro di scrivere alcune cose che normalmente sono considerate sbagliate grammaticalmente, perché per loro è utile ai loro scopi poetici, quindi per rispettare, come dicevamo poco fa, il ritmo e la metrica di solito. Per quanto riguarda le espressioni e le parole usate, invece, è molto comune che i musicisti usino delle parole più letterarie, più auliche, per dare al loro testo qualcosa di più drammatico, di più profondo e poetico, appunto. Altre volte, invece, in generi musicali come la musica rap, succede la cosa opposta, cioè per darsi un tono più di strada si usano delle espressioni molto più gergali, ok? Che appartengono a un linguaggio gergale, slang. Andate a vedere il video che ho fatto la settimana scorsa, no, 2 settimane fa, su alcuni slang italiani. Comunque, nella musica rap sentirete delle parole, delle espressioni che nessuno che non vive di spaccio e rapine userebbe mai nella sua vita, o comunque alcuni forse li userebbero, ma solo per darsi un tono da tipi tosti. Quindi prendere lezioni di lessico dalla musica non sempre è una buona idea. Ascoltare la musica raramente aiuta anche con dialoghi di vita quotidiana, come quelli che fareste se andaste per esempio al supermercato o alle poste o non so, per ordinare al ristorante o per farvi una chiacchierata con un amico anche. Sono tutti scenari che raramente compaiono nella musica. E questo mi porta al prossimo punto, perché i testi delle canzoni sono spesso molto ripetitivi, quindi in termini di ampiezza del vocabolario non so se ci sia molta varietà. Spesso gli argomenti delle canzoni sono sempre gli stessi e il più inflazionato è chiaramente l'amore. Perché?
perché ovviamente gli argomenti che vanno a livello commerciale sono quelli, sono sempre gli stessi. Squadra che vince non si cambia. In più, molti testi delle canzoni non sono molto lunghi, quindi quello che possono offrire è abbastanza limitato. Anche se può essere un bene perché, come abbiamo detto prima, è più facile riascoltarli per memorizzare. In più, per quanto riguarda l'esercizio d'ascolto, secondo me ci sono oggettivamente delle cose molto più utili con le quali impiegare il vostro tempo, come i podcast o gli audiolibri, che per carità possono essere più impegnativi da ascoltare e sicuramente in un momento in cui siete stanchi, non avete molte energie mentali, la musica può essere un'opzione migliore. Insomma, in sostanza, ascoltare della musica nella lingua che stiamo imparando ovviamente non fa male, ma ho notato questo strano fenomeno nel quale tante persone si sono messe in testa questa idea che ascoltare musica in una lingua straniera sia il metodo migliore per impararla. Parliamoci chiaro, non lo è. Sappiate che non basta neanche lontanamente e i suoi benefici sono più emotivi e culturali più che strettamente linguistici. Quindi, per me la conclusione è: ascoltate tutta la musica che volete, ma non illudetevi di impararne un granché. Infine, se volete qualche consiglio musicale, ho fatto un video tanto tempo fa in cui consigliavo, se non sbaglio, 4 musicisti o 5 credo, 5 musicisti italiani da ascoltare. Questo è il video, quindi andatelo a vedere se vi interessa. Bene, per questo video è tutto. Ditemi cosa ne pensate. A voi ha aiutato ascoltare la musica? Avete imparato tanto secondo voi? Mi sbaglio? Sto dicendo delle cavolate? Fatemelo sapere. E non dimenticatevi di lasciare dei suggerimenti, dei consigli di altri musicisti italiani che secondo voi vale la pena ascoltare nei commenti qui sotto, per chi verrà in futuro a guardare questo video e vorrà qualche suggerimento, qualche consiglio. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao!